Vigilia dell'amichevole Juventus-Inter che seguiremo come sempre in diretta qui su Passione Inter, chiaramente dalle 11:45 di sabato 8 agosto. Ha parlato Christian Chivu, l'allenatore dell'Inter, come succede sempre il giorno prima della partita, e devo dire che non ci ha dato delle novità clamorose in questa conferenza stampa, ci ha dato più che altro delle conferme in realtà. C'è bisogno di alzare il livello, ha detto ancora una volta Christian Chivu in questa conferenza parlando nuovamente a proposito del mercato. C'è bisogno di alzare il livello e c'è la necessità quindi di aggiungere calciatori che alzino il livello, ma alzare il livello come? In quale reparto? Con quali calciatori soprattutto? È un tema che stavamo discutendo ieri sera in una diretta qui su Passione Inter che a un certo punto è esplosa, è diventata veramente infiammata con la chat caldissima e allora voglio parlarne oggi più a freddo con una riflessione che volevo condividere con voi e unendo anche le ultime notizie. Per questo motivo, innanzitutto, ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti in questo contenuto di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'hai ancora fatto, ti sto guardando, iscriviti al canale, mi raccomando, clicca subito sul tasto iscriviti e ti aspetto nel club di Passione Inter. Qui trovi il QR code, lo scannerizzi col telefono ed entri nella nostra community dove domani, dopo la partita, ci spostiamo come sempre con la chat vocale che apriamo e chiacchieriamo insieme. A proposito di notizie, veloce aggiornamento sul tema Romero, ve l'ho già detto ieri, l'Atletico Madrid, grazie alle cessioni di Molina verso la Roma e Ruggeri verso l'Aston Villa, sta avanzando in maniera decisa e decisiva appunto sul fronte Romero, un giocatore sul quale io ho sempre detto che la spesa per Romero sarebbe stata molto alta, forse troppo, e quindi avrei trovato più sensato per quest'Inter spendere magari su un giocatore più giovane, un giocatore che costasse meno, soprattutto in termini di ingaggio, e che avrebbe avuto un potenziale più alto in ottica futura, cioè da far crescere alle spalle del blocco dei titolarissimi. Al tempo stesso, però, stavo facendo anche una riflessione che un po' mi fa rosicare un aspetto che stavamo discutendo ieri, cioè perché l'Inter va su Romero come tipo di profilo, perché prova a prendere Romero? Perché intanto il Tottenham ti apre alla cessione del suo capitano di un giocatore importante e poi perché l'idea era quella di prendere un centralone importante di livello internazionale. Così avreste avuto Bastoni, Carlos Augusto a sinistra, al centro della difesa Stones e Romero, all'occorrenza anche Akanji, che però si sarebbe diviso soprattutto il ruolo di terzo a destra con Jan Bissek, chiaramente prevedendo la cessione di Benjamin Pavard. E questo è il piano che quindi ha valutato seriamente l'Inter quando si è presentata l'ipotesi Romero. E cavolo ragazzi, una difesa così è una difesa che ti fa dire hai alzato il livello anche in ottica europea. Ora, se non arriva Romero, si ritorna un po' sui propri passi, sulla possibilità che quel budget, lo so, qui le battute, venga dirottato su altre cose, adesso ci torneremo anche. Con Bissek che nel frattempo sta lanciando dei buoni segnali, perché nel derby secondo me da centrale ha fatto vedere ancora una volta cose interessanti e vediamo se contro la Juve verrà confermato al centro della difesa, probabile, e se verranno confermati questi buoni segnali. La cessione di Pavard chiaramente è il grande tema. La cessione di Pavard deve sbloccare uno slot per aggiungere un altro difensore e io su Pavard ripeto per l'ennesima volta. Non mi venite a dire che l'Inter è convinta e si è convinta a tenerlo e non mi venite a dire che Chivu ci ha ripensato e lo vuole tenere e se lo tiene. Se rimane Pavard, rimane perché non sono arrivate offerte e perché Pavard ha rifiutato le uniche offerte arrivate. Altrimenti è un giocatore che rimane in uscita. Giusto o sbagliato che sia da un punto di vista tecnico, economico, quello che volete, però è così. Poi, sul tema esterno, a proposito della conferenza stampa di Christian Chivu, occhio ad un passaggio della conferenza molto interessante. Non sto qui adesso a leggervi tutte le parole, trovate anche il video sul canale YouTube ufficiale dell'Inter, ma il messaggio in sintesi che lancia Christian Chivu è ancora una volta quello del mancano dei pezzi per il nostro puzzle, dice testualmente nella conferenza stampa di oggi. E questo puzzle, abbiamo detto, il pezzo principale che manca è quello dell'esterno, visto che schiera Maillet laterale da difensore, lo mette laterale quando avresti potuto alzare anche Carlos Augusto. Mi sembra un messaggio, non che stia lanciando messaggi e frecciate alla società, questo lo chiarisco, non è da Chivu questo, però ti fa capire che gli manca l'esterno. E dice c'è bisogno di pazienza, soprattutto in determinate situazioni, soprattutto quando alcune scelte non sono andate come volevamo. Dice una cosa del genere. Quindi ci ribadisce
che lo sappiamo bene, che alcune scelte sull'esterno non sono andate come volevamo e quindi adesso serve pazienza, si sta lavorando sempre nell'ottica della qualità appunto dell'alzare il livello. Ora, io capisco perfettamente l'impazienza dei tifosi che quindi quando sentono dire serve pazienza si stanno già infiammando e lo so. E non la critico io l'impazienza dei tifosi, anzi, quando ci si esprime con rispetto e con i toni giusti, come è successo ieri sera, criticare il fatto che qualcosa non si sia d'accordo va più che bene, anzi, ben vengano le critiche e le contestazioni fatte nel giusto modo. Vi propongo però questa riflessione, partendo dalle parole di Chivu e dalla solita filastrocca. L'Inter ha provato Palestra e poi ha provato Calaili. Per motivi differenti non sono arrivati. Chivu poi parla di pazza idea Andy Diouf a destra. E Diouf a destra, ragazzi, sta facendo vedere una crescita. Questo secondo me chi lo nega vuol dire negare l'evidenza o non aver visto le partite. Diouf a destra non sarà il migliore esterno destro della storia, non è Maicon, non è Garrincia, almeno per ora, non è il giocatore su cui è ripartito come idea iniziale, sicuramente. Però l'Inter lì ci sta dimostrando che vuole un giocatore con caratteristiche prettamente offensive. E Diouf è un giocatore con caratteristiche più offensive, di conduzione, è l'unico tra l'altro che sembra in grado di poter un po' scardinare le difese anche da solo, di poter mettere pressione anche alle difese col tentativo di puntare e dribblare. E sta crescendo, è un giocatore che sta crescendo lì. Al di là della fase offensiva, tra l'altro, anche col Milan soprattutto, riguardatevi i primi 20 minuti in particolare, i primi 20 minuti in cui tra le altre cose reagisce ad un errore di posizionamento di Pavard e fa delle buone cose in lettura difensiva. E come scriveva il ragazzo Michele De Antoni su X, che è molto interessante sempre da seguire dal punto di vista dei dati e dell'analisi tecnica e tattica, quello che deve fare il quinto in un 3-5-2 come quello che fa l'Inter, più che la fase difensiva come intercetti, contrasti, duelli, quello lo fa il marcatore, è più un lavoro di letture e posizionamento, cosa su cui Diouf sta lavorando e sta dimostrando una crescita. Aggiungiamoci poi quella frase di Barella che a me è rimasta impressa, di un Barella che dice Chivu mi sta chiedendo cose differenti e anche l'altro giorno abbiamo visto che Diouf, essendo mancino, viene più dentro il campo, Barella, cosa che già faceva anche prima, ma lo fa ancora di più, va a prendersi il ruolo lungo linea, lungo fascia, va a riempire quello spazio che Diouf non riempie perché poi col destro ci va poco ancora per il momento al cross. Quindi Diouf lì sta crescendo e allora non era la soluzione ideale, non era la prima scelta, la prima idea da cui sei partito, ma nel momento in cui il mercato si sta muovendo in una maniera che non ti permette di fare quello che vorresti fare alle giuste condizioni, perché Reed, ragazzi, Reed deve ancora dimostrare tutto. Oggi sento tanti parlare perché non prendiamo noi Reed? Perché non lo prendiamo noi? Perché questo è un ragazzo classe 2006 che ha fatto vedere ancora poche cose, ha fatto vedere un gran potenziale, sì, ma ancora oggi non è un titolarissimo indiscusso del Feyenoord, comunque ha avuto anche qualche problemino, e ti chiedono tra tutto 40 milioni, perché hanno rifiutato 29 milioni più 10% della futura rivendita della Roma, quindi un 2006 che deve ancora dimostrare tante cose e non sarebbe immediatamente un titolare dell'Inter, anzi 40 milioni è una valutazione molto alta. Moreira dello Strasburgo, un giocatore estremamente interessante che nell'Inter mi piacerebbe pure vederlo, 50 milioni se non di più. Guela 2, 35-40 milioni, Spence 40 milioni forse non bastano più. Ecco, vediamo, magari dice l'Inter, vediamo come va con Diouf e magari mi sono trovato in casa il giocatore giusto e quello che vado a prendere sul mercato in questo momento non riuscirebbe immediatamente a togliere il posto oppure no. O comunque nell'immediato si può valutare Diouf. È un'ipotesi che vi metto lì, un'ipotesi perché Chivu, come dico sempre, è un allenatore che le richieste le fa, non sbatte i pugni sul tavolo, ma le richieste le fa, ma poi comunque sa lavorare anche con quello che ha a disposizione, sa lavorare anche con gli ingredienti che ha a disposizione. Se lo chiedi a me, per me un esterno destro titolare serve. Io prenderei un profilo a tutta fascia di piede destro, ma io non sono Chivu, penso di capirne meno di Chivu, di cui ho un enorme rispetto, e soprattutto penso che Chivu li possa vedere tutti i giorni, quindi ha qualche elemento in più. E per questo mi incuriosisce questa cosa e volevo darvi questa riflessione. Poi è evidente che sull'esterno si fa a livello teorico l'unica eccezione alla regola che è stata imposta, quella del prima ne esce uno e poi entra un altro, perché
Kalaili l'Inter lo stava andando a prendere. Quindi l'Inter lavora dietro le quinte ora per arrivare al momento giusto, al profilo giusto, alle condizioni che ritiene giuste. Magari potrebbe riessere di nuovo Spence, magari rispunta Spence, si riapre il canale in qualche modo, anche se pare che ci stia provando il Liverpool, quindi diventerebbe difficile poi con la concorrenza inglese, però magari il Tottenham che lo mette in uscita, a un certo punto abbassa le pretese e l'Inter si può ripresentare. Giocatore che ci potrebbe stare in quell'ottica, ma non a 40 milioni, assolutamente. Oppure, chissà, magari che adesso stanno tornando delle voci su Perisic, il PSV Eindhoven ha preso Kostic, l'ex juventino, e quindi dicono che potrebbero liberare appunto Ivan Perisic. Potrebbe avere senso perché io continuo a pensare comunque, io continuo a pensare comunque ad un destro, un profilo di piede destro con Luis Enrique a sinistra. C'è da dire che per ora Luis Enrique a sinistra l'abbiamo visto non poco, pochissimo, quindi Perisic potrebbe partire o dietro o comunque con Diouf lì a destra e poi fare anche e soprattutto la fascia sinistra eventualmente, anche se Ausilio è stato piuttosto categorico nel dire di no all'ipotesi Perisic, quindi mi sembra un pochino strano. Mentre per la discussione su Diouf, qualcuno dice troppo offensivo. Intanto comunque l'Inter sta cercando un'altra ala, perché l'altro nome caldo è sempre quello di Diaby, anche se per me è molto difficile. Le voci sul Bayer Leverkusen, come vi dicevo in questi giorni, sono state riportate male in Italia, ma comunque è un'ipotesi difficile. Ma l'Inter sta cercando un'ala e torno sempre al discorso del fatto che l'Inter gioca il 70%, se non l'80% delle partite in attacco, sbilanciato in avanti, e molto spesso la più grande critica che si muove all'Inter non è tanto sul fatto che prendi troppe imbucate alle spalle del quinto, quanto nel fatto che non riesci a scardinare i blocchi bassi e le difese chiuse, cosa che Diouf o un'ala, come sta cercando l'Inter, può fare. Quindi io comunque sull'esterno rimango fiducioso, assolutamente fiducioso, e credo che non rimarremo delusi. La cosa che mi resta più in dubbio è a centrocampo, perché Aslani in qualche modo lo piazzi. Frattesi è dura perché scambi con la Juve, domani poi c'è questa amichevole, magari Frattesi si mette in mostra con la Juve, si sbilancia qualcosina, ci dicono di tener d'occhio delle ipotesi con la Juve, ma io di scambi tra Inter e Juve faccio veramente, veramente fatica. Frattesi è il l'ago della bilancia di fatto del mercato dell'Inter, e poi Pavard in difesa. Aslani e Massoleni invece in qualche modo si sistemeranno. Vediamo cosa ci dice questa amichevole Inter-Juve, una Juve che pure come l'Inter è molto bloccata sul fronte cessioni, al di là di Azic e poche altre cose, devono ancora vendere diversi profili, così come il Milan, il Napoli soprattutto, però la differenza sta sempre lì. Loro hanno intanto più urgenza di rinforzarsi e soprattutto hanno una proprietà che non è un fondo che non voleva nemmeno acquistarti, e questo fa tutta la differenza del mondo. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, mi raccomando. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Stasera non ci sarà la diretta, come vi avevo anticipato ieri sera. Tra l'altro questi faretti mi stanno distruggendo gli occhi, devo abbassare un po' lo sguardo che questi faretti mi stanno distruggendo, e quindi stasera non ci sarà la diretta, ma torneremo domani per l'amichevole da seguire tutti insieme. Quindi vi aspetto con un altro contenuto nel frattempo, che potete recuperare in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.